La legge del credo dice che tutto quello che credete con convinzione diventa realtà. Eh sì, perché quando crediamo a qualcosa, il nostro sistema interno lo rende coerente con la realtà e lo fa diventare la nostra realtà. Di questo ed altro ti parlo in questo video, arrivo subito dopo l'intro. Se io per esempio dico sono incapace di suonare il sassofono, il sistema interno lo rende realtà, perché crede che quella cosa sia la verità e quindi lo rende coerente con la realtà. Questa è una cosa molto potente e molto bella da una parte, ma anche molto pericolosa dall'altra. Quindi possiamo dire che in buona sostanza le credenze programmano la realtà? Direi proprio di sì. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una formatrice, un'insegnante, aiuto le persone a superare problemi, trovare nuove energie, programmare obiettivi e raggiungerli. Nella mia carriera di insegnante, perché io sono anche una musicista, un'insegnante, una formatrice, mi è capitato miliardi di volte di trovare persone che erano convinte di essere stonati, di non essere capaci di suonare, di non riuscire a fare niente perché poco intelligenti, tutta una serie di autoconvincimenti più o meno elaborati. Ed è stato bellissimo nel momento in cui queste credenze sono state cambiate, vedere le persone che spiccavano il volo con lo strumento, che riuscivano a suonare, alcuni addirittura sono diventati anche dei professionisti. Da che cosa nascono le credenze autolimitanti? Sono dei pensieri che noi facciamo circa noi stessi e che impongono alla vita di andare in un determinato modo. Facciamo un esempio pratico. Luigi crede di essere negato per la musica, però si sente attratto dalla musica, vorrebbe suonare, però è convinto di non poter suonare. Molto probabilmente Luigi farà molta fatica a suonare uno strumento perché la sua mente gli dice no, tu non sei capace a fare questa cosa, quindi desisti. E purtroppo di persone che desistono ce ne sono veramente tante. Io ne ho viste tante nella mia vita, ma per fortuna ne ho viste anche tante altre che cambiando la convinzione hanno cambiato anche la loro vita. E questa è una cosa bellissima e molto potente. Molto collegate alle credenze autolimitanti c'è la visione della vita. La visione benevola è una visione che vede molte opportunità, crea ottimismo, crea fiducia nelle proprie capacità ed è una bella fortuna poter vivere in uno stato di benevolenza del genere, perché la vita viene vista come un'opportunità e non una condanna. L'altro giorno ho fatto 2 sessioni di coaching con 2 clienti diversi da 2 parti d'Italia diverse. Uno era di Milano e l'altro era di Palermo. E nel giro di 2 ore ho sentito 2 visioni della vita completamente diverse. Uno diceva il mondo è pieno di belle persone, di persone che si impegnano, di persone oneste, di persone che fanno bene le loro cose e che vogliono collaborare con gli altri e quindi ci sono un sacco di opportunità per tutti. E l'altro diceva il mondo è un posto pericoloso dove tutti ti vogliono fregare e ognuno pensa a sé e non vuole collaborare e condividere le proprie conoscenze, le proprie abilità con gli altri. È stato piuttosto emblematico perché nel giro di pochissimo tempo ho sentito 2 visioni completamente diverse. La visione della vita malevola non vede benessere, ma vede malessere, non vede opportunità, ma soltanto problemi e ostacoli. E la cosa molto caratteristica di questo tipo di visione è il fatto di vedere senso di ingiustizia e oppressione un po' dappertutto. È molto interessante analizzare in noi stessi quello che noi onestamente crediamo di vedere nel mondo, perché quel tipo di sensazione riguarda anche la nostra di vita, perché un pochettino da specchio noi facciamo nei confronti del mondo. La visione malevola della vita è abbastanza pericolosa perché vedendo nero dappertutto si incomincia a vedere anche nero nella propria vita. Non mi è quasi mai successo di incontrare persone che avessero una visione malevola della vita e poi una visione benevola della loro vita personale. Quasi mai. Sappiamo che in tutto il sistema dell'universo ci sono degli equilibri, non c'è soltanto il bene e non c'è soltanto il male, ma c'è un equilibrio fra il bene e il male, il brutto e il bello, il giusto e l'ingiusto. Quindi essere assolutisti
è sempre sbagliato. E in questo equilibrio dobbiamo anche collocarci noi con la nostra visione. Vedere tutto rose e fiori non è corretto, perché purtroppo non è tutto rose e fiori, ma ci sono anche situazioni abbastanza negative, e vedere anche tutto il negativo senza vedere un pochino di luce in fondo al tunnel, anche quello è negativo, perché ti crea una visione pessimistica della vita. Quindi il primo passo da compiere è sicuramente incominciare a vedere cosa vediamo noi nella vita e incominciare a analizzare, capire, comprendere, farsi delle domande su quella che è la nostra visione della vita. E poi incominciare a porsi delle domande in merito alle credenze autolimitanti. E la buona notizia è che le credenze autolimitanti quasi sempre sono false. Cosa vuol dire? Se la mia credenza autolimitante mi dice no, ma tu 20 km di corsa non li puoi fare perché non ce la fai, non sei capace, di solito questa credenza è sbagliata, perché con un po' di allenamento, un pochettino di planning delle attività sportive, io ho fatto anche molto di più di 20 km di corsa, quindi si poteva fare. Solo che la vocina nella testa mi diceva che non era possibile, però per fortuna non era vera. Quindi di solito le credenze autolimitanti, le cose che dicono non puoi, di solito non sono vere. Quindi si può cambiare questa visione con una strategia. Per modificare la credenza autolimitante devo modificare il mio pensiero, perché se io non cambio il mio pensiero, la credenza rimane lì e continua a fare danni. Incominciamo a modificare il non posso con posso farlo facendo alcuni determinati tipi di cose. Potrei essere capace di fare questa cosa studiando magari un pochino diversamente. Potrei raggiungere questo obiettivo nello sport, per esempio, creando un piano di allenamenti con un professionista che mi potrebbe ottimizzare il tempo. Perché tutti noi possiamo arrivare a qualsiasi traguardo e a qualsiasi obiettivo, e possiamo programmarlo e possiamo sicuramente farne esperienza, ovviamente. Però affidarsi ad un professionista, un coach, uno psicologo, un life coach, ottimizza sicuramente le risorse e il tempo. Quindi se magari ci posso mettere 5 anni per capire una cosa, in 6 mesi con il mio coach, con il mio psicologo, con il mio mentore, posso capirlo e risparmiare 4 anni e mezzo della mia vita, che non sono pochi. Quindi la legge del credo è potentissima. Pensaci, analizza la tua vita, fatti delle domande e modifica le cose che non funzionano. Per il momento da Seriata è tutto, io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video di coaching. Ciao ciao!